Allora, ero insicuro su cosa prendere, delle plafoniere già fatte o tipo delle tira LED. Alla fine ho preso queste qua che sono già fatte, la luce è quella di 5 metri, bianchissima. Ne prendiamo due e poi vediamo, al massimo se una avanza la portiamo indietro. Altro acquisto fatto, due profili che li taglierò per mettere dentro ai mobiletti, così non mi cade la roba come alzatina. E ho preso questa bella ciabatta da 8 più 2 USB da mettermi sul futuro banco da lavoro, che ci posso attaccare tutte le varie cose. La vado a mettere a una cassetta di derivazione dove ci arriva la 220. Parte questa, partirà un'altra linea che va più indietro dove c'è poi il compressore per terra e quant'altro, e poi vediamo come soluzionare il tutto, perché con una sola così non so se mi basterà, se no poi ho tutto sul banco da lavoro e non è comodo, capito? Il banco deve rimanere il più vuoto possibile, con al massimo la ciabatta per attaccare 2 o 3 cose alla volta, boh. Che in effetti non so neanche se ne vale la pena prendere una ciabatta così grossa, ci penso ancora un attimo. Bueno, la ciabatta non l'ho preso, ho preso altre spine e altre chiavistelli per tenere chiusi i cassetti, così non si aprono. Ora andiamo alla cassa. Spesa elettrica fatta, ora vado da Decathlon a comprare un paio di pantaloni nuovi per lavorare perché non ce n'ho più. Non ne ho neanche da sacrificare di quelli da uscire belli, perché ne ho solo 2 paia belli, quindi non ne sacrifico di certo uno dei due, ne compro uno più economico per lavorare che va più che bene. Bueno, braghette prese, ora andiamo al Miramar, al Carrefour, a prendere le patate e le carote che Jessica se le vuole mangiare bollite, e gli chiediamo intanto se manca qualcosa anche per noi per cena. Spesa fatta, abbiamo comprato anche un piccolo pensierino a Jessica che oggi è la festa degli innamorati. Io non sono da fare queste cose, lo sapete, però l'ho vista lì e ho detto gliela prendiamo, dai, gli facciamo la sorpresa quest'anno. Penso che sia la prima volta in 17 anni che gli regalo qualcosa a San Valentino. Quel pallone lì fuori col casco Di Mickey. ah, Scusa, le braghe perché preso fatte così? perché erano quelle che costavano meno. Ah, ok, però per te non sono tanto comode. Me le ho provate, Tatini. Li hai provati? Sì, ci voleva una taglia forse in meno, ci devo mettere uno spago come cintura, mi sa. Però perché quelle più piccole erano 42, ma erano troppo piccoli, le ho provate. Ma Ci voleva... non c'era la 44? No, è perché sono quelli che vanno di più. Ho voluto Lo provare. spago ti devi mettere, E non te lo spago. Madonna mia, ma non ti potevi prendere un paio di pantaloni da tuta? Non ce n'erano che costavano poco. Costavano tutti 30 euro da tutti i più economici. 29, 30, 39. Non mi avevi neanche fatto gli auguri, eh. Sarai un monello, eh. Ah, auguri. Grazie. E grazie a fare Guarda Pippo, l'ha regalata a me, non a te, però. Adesso ti arrabbi ancora di più. Vabbè, prepariamo cena, va? Oggi iniziamo già da Kiwoko. Abbiamo portato Cristian a Marbella che c'era una competizione di monopattini. Ora siamo venuti da Kiwoko perché oggi è un giorno importante, ma lo vedrete più tardi il perché è un giorno importante. Lo scoprirete durante la giornata, perché poi dobbiamo tornare in camper e finire di fare i lavoretti al carrettino. Presi 2 articoli. Chi ci conosce sa che questa roba non è solita per Bernice. Beh, la scatoletta questa sì, ma questi no. Vediamo chi ci segue veramente, se già capisce di cosa si parla e scrive a che minuto sta scrivendo il commento, per vedere se sa perché abbiamo comprato queste cosine. Dobbiamo andarci a fare un giro? Non c'è niente. Tornati alla base, abbiamo fatto una seconda colazione perché la prima l'abbiamo fatta veloce, ma dobbiamo tornare al Decathlon perché Jessica dice che non vanno bene quei pantaloni. Sì, col cinto. Li deve legare con perché non c'ha cinture, con un nastro, con la corda. Con la corda, cioè, ma vi sembra normale? Vai poi sopra i tetti, magari perdi i pantaloni perché sono enormi. No, non posso mandarlo da solo, niente, fa solo dei danni, quindi andiamo a capire. Ora vediamo cosa trovi tu dal Glieli Decathlon. trovo Vediamo, Da 15 euro come ho speso quelli, non di più, perché Va di più bene. ce n'erano da di più, ma Va bene, vediamo. andiamo. Questi non ti piacciono perché c'è il materiale. Vediamo, Inizia l'avventura al Decathlon, ragazzi. Vediamo, cosa trova Jessica, se li trova. Io ho girato tutto al Decathlon e non ho trovato niente.
Meglio, ne avevo trovato un paio di pile carini, però erano proprio un po' miserini. La felpetta? No, ce l'ho, abbiamo detto. Ah, usi. Sì. Siamo già arrivati all'angolo del sci, e ancora niente. L'unico che abbiamo trovato, siamo tornati nello stesso reparto e ho trovato la 44, che ieri non ce n'erano, quindi o qualcuno che l'ha portata indietro o le hanno messe oggi. Quindi già mi vado a provare questi. A quelli che ho comprato io ieri abbiamo trovato la taglia, li ho provati, vanno bene e li tengo per uscire per il momento. E poi Jessica ne ha trovato un altro paio felpati a tuta come piacciono a me, con anche le cerniere, con le tasche con le cerniere. Visto che l'ho trovati alla fine. Sì, ma costano di più di quelli che dovevo prendere io. Questi ho pagati 14 qualcosa, quelli 20 euro. 17. Quindi è un paio anche per Jessica. Sì, che sono... Regalo di San Valentino. Sì, sono un po' più... Un po' diversi, sempre questi pantaloni neri, sai. Buono, andiamo alla cassa. Siamo tornati a casa Alessi, facciamo vedere bene tutto, con calma. Allora, questi che sono carini, alla fine li ho fatti prendere perché... Per uscire un po' più... un po' più elegante, che è sempre in tuta, lui non ha un pantalone elegante. Quindi gli stavano bene, gliel'ho fatti prendere lo stesso. Questi, per lavorare... Papi, amore, la mia bistecchina. Che sono belli perché hanno la cerniera. E lasciali già fuori che li devo mettere. Hanno la cerniera, sono imbottiti, visto che alla fine io li ho trovati. Sì, ma hanno costato di più di quello che dovevano. Vabbè, ho capito. No, non è vabbè, perché se dovevo spendere di più li trovavo anch'io. Beh, non ho speso 50 euro per un paio di... 20 euro contro i 14. 17, non 20. E questi sono i miei che sono per uscire, che sono un po' diversi, che ho sempre tutto nero, che sembra un Mortisia. Sembra in lutto. Ma no, lo faccio perché almeno sembro più magra. Ah, perché il nero snellisce. Allora bisogna fare anche il camper nero sperando che snellisce col peso. Possiamo fare. E boh, basta. Boh, ora ci mettiamo roba da lavoro, andiamo nel carretto e facciamo la parte elettrica, così abbiamo, cioè la corrente già c'è, però nel senso mettere la luce così poi mi posso chiudere. Ah, non ho preso un chiavistello ieri per chiudermi, diciamo, dentro. E dopo ci torniamo all'ora avanti, andare avanti. Sì, io dopo nel pomeriggio, stasera. Buono. Mettiamoci all'opera. Allora, work in progress, rimorchio. Allora, qua abbiamo i due scaffali che li abbiamo già riempiti un po' di roba, però mi rimane troppo spazio vuoto, quindi devo capire come riempire realmente bene tutto con roba che se cade non succede niente, anche se ci ho già messo i blocchi qua. Vedete che io faccio così, tac e tac, così in viaggio non si dovrebbero aprire. Poi al massimo ci mettiamo anche un chiodino che c'ha il buchetto qua. Però mi rimane tanto spazio inutilizzato e c'ho ancora troppa roba da mettere, soprattutto qua. Quindi vado a prendere delle cassettine di plastica tipo quella, che una la possiamo mettere lì, due lì e basta. Forse ne prendo 4, magari una la metto anche qua, che cerco di fare anche qua un po' di spazio, perché non c'è solo sta roba da sistemare, c'è ancora il cofano della macchina piena di cavi da sistemare. Qua sopra ho già fatto 4 profili, così ci stanno i caricabatterie, quella roba che usi sempre, così quando vai non cade, con un angolo là vuoto per il cablaggio elettrico. Abbiamo già messo la luce, tutti i LED, così almeno è bello luminoso. Viene anche qua dietro, sono 10 metri di LED. Poi con il loro interruttore e il loro trasformatorino ci ho messo la canalina, così non si vede niente, si vede solo il pezzettino qua di cavo, lead. Questa ciabatta gestirà 2 caricabatterie, perché non li posso staccare che hanno il trasformatore. Invece questo qua e questo avevano la spina 220, l'ho tagliata, così mi recupero 2 spazi in ciabatta e faccio qua una derivazione dove smisto tutta la 220. Vamo. Ora vado a prendere quello che mi manca e una tavola da fare sopra l'appoggio. Poi qua in mezzo magari li mettiamo 2 tronchettini da fare un po' di... per la tavola che non balli troppo e via. Andiamo a comprare il materiale. Sono andato a comprare il materiale. Ora ha chiamato Jessica che era già arrabbiata, che era pronta già il pranzo. Lei ha già mangiato. Colpa mia se c'era coda. Ho capito. Asparagi con le uova, così facciamo le scorreggine belle puzzolenti. Non dovevi neanche partire perché era praticamente pronto. Dovevo aspettare, poi mangiavamo, poi andavamo e andavamo alle 3 e non finisco più. Invece così ho già comprato e fa niente.
Mangiare freddo. Mangio io freddo. Bene, pranzetto terminato, lasciamo Jessica qua che si sistema, si fa le cose. Noi torniamo in officina, via, si riparte. Andiamo a continuare di fare i lavori sul carrettino rimorchietto quel che è. Stiamo per vedere la luce del tunnel, ma ancora è lontana. Ho sistemato con le cassettine, scusate lo sfarfallio, ma sono i LED perché vanno a 24 volts. Cioè, non so se è quello, se è il tipo di LED, perché ho notato che anche accendendo la macchinetta del caffè sfarfallano un po', nonostante sono a 220. Vabbè. Organizzando con le cassettine sto riuscendo a incastrare abbastanza roba lì. Avremo poi subito dopo il compressore. Questa sarà la cesta dei cavi, il bidone aspira tutto e la cassettina che utilizzo sempre. Di qua poi ci sarà la bicicletta e altra roba per bilanciare anche un po' i pesi, anche se sinceramente parlando, essendo un doppio asse su 2,5 metri, guardandolo da fuori ha poco sbalzo, poco quindi i pesi, i carichi, sì, distribuirli bene è meglio, ma non neanche bisogna stare lì a fissarsi sul chilo, sul grammo, ecco, secondo una mia idea, poi ognuno la pensa come vuole. Quindi niente, sto svuotando anche la macchina, riempiamo la cesta, ci ho fatto quegli ancoraggi così non si muove e via, andiamo avanti. Allora, siamo arrivati a buon punto, ovvero in macchina non c'è più niente, ci sono solo i 2 alternatori che sono da buttare via praticamente, però uno lo devo restituire, quello dei ragazzi di Modena. La situazione ancora qui non è bellissima, ma guardate un po', banchetto fatto, così usufruiamo anche lì sotto. Qua ci ho messo tutte le batterie, caricabatterie, qua c'è la cassetta delle viterie, lì dietro ho messo i tubi dell'acqua. Devo ancora fare poi un metodo per fissare la scala, ma ora vado a prendere un altro mobiletto di quelli che lo andremo a mettere qua, in maniera che un po' di questa roba che c'è in giro ce la mettiamo dentro e altra roba che c'ho ancora in camper ce la mettiamo dentro e rimane tutta in ordine lì dentro. L'unico problema, stavo notando ora, che lì non c'ho poi aggrappi, perché di là mi è andata bene che avevo il travetto sotto e il travetto a metà, che sarebbe stato quello lì, però lì non c'è, quindi non so come fissarlo poi. Ora ci studio un attimo. Quadro della situazione, siamo venuti all'Leroy Merlin, così prendiamo il mobiletto e le altre cosine che mi mancano per completare, ma direi che siamo già un buon 90%, perché già abbiamo tolto tutto dalla macchina. C'è da togliere ancora un paio di cose che sono nel camper, ma è poca roba. Ora mettendo il mobiletto nuovo riusciamo poi a fare, quindi tac. Bisogna poi eliminare una bicicletta sicuramente e una lasciarla, quella lì mia, diciamo che la teniamo come mezzo di trasporto. Ora vediamo quando è finito com'è con le 2 bici, se ci stanno o no. Bene, abbiamo cambiato progetto. Dovevamo prendere un altro di questi, ma alla fine ne prendiamo uno alto, così c'ha più ripiani, riesco a sviluppare meglio la roba. In più c'è già anche la chiusura che non devo sbattermi io e regge anche 30 kg più dell'altro come per ogni ripiano. L'altro era 25, quindi top. Subito tutti i premi, fai la scorreggina. Monello. Siamo tornati in camper, abbiamo fatto uscire il pippotto, abbiamo preso i ragazzi che sono arrivati in stazione, abbiamo portato in camper. Cristian si è cambiata, è andata a casa del suo amico con un'amica, non la fidanzata, con l'amica. Quella dovrebbe essere amica. E niente, ora prepariamo cena. Cosa mangiamo stasera? Ho fatto la pasta perché c'era il sugo da far andare. Da far andare, ok, buon basta. Domani poi mangiamo le crocchette. Ok. Niente, Jessica ha messo la roba sul tavolo. Appena sente il pezzo di carta che tocca in frigo, che già sa cosa c'è, bisogna pagare parcheggio. Pegno, ecco lì. Posto, così sei tranquilla. Adesso non affogarti. Adesso si affoga perché deve venire a prendere sì. Sei una cosa, sei. Forse avevo messo un po' tanta a te, un po' poca a me, però boh. Vuoi ancora? Prendila. Non lo so, non vorrei esagerare. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Per chi ha seguito il video fino adesso è già pronta? Ha già capito. Questa mattina siamo andati a prendere 2 cosine da Kiwoko. Perché? Perché oggi è un giorno importante. Allora pensavamo di avere una cosa ma non ce l'abbiamo. Peccato, se me lo ricordavo prima andavo a prenderla. Vabbè, oramai è tutto chiuso. Pazienza. E quindi perché era un giorno importante oggi, e lo è ancora e lo sarà per sempre, perché oggi la mortadellina che vi sta dando le spalle perché ha già visto la mamma cosa sta facendo, compie la bellezza di 10 anni. Grossa
sto traguardo. E allora le abbiamo comprato 2 golosine per festeggiare. Non sono per te. No, questo è veleno per te, Pippo. No, no. Vieni a vedere qui cosa c'è. Guarda cosa c'è qua. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Bravo amore, 10 anni, traguardo raggiunto. Un bel traguardo grosso, amore. Sei un po' tutta baccicata, un po' così. Un po' dermatite, un po' la... Però ci sei arrivata. buone, quelle cosine. Sono buone, e al pesce, amore, che tu lo puoi mangiare il pesce. C'è salmone e pesce bianco. E pesce e bianco. frutti rossi. Sì, questo. 5 euro quei 2 biscottini. Ancora uno e poi basta, perché non è che poi... No, se no poi fai la cacchina a molla. E poi si è piena di dermatite. Brava. Brava, amore, altri 10 di questi almeno, La vedo dura, però. Tu provaci, fai la brava. Monnella. Quindi se hai seguito il video fino adesso hai capito perché era un giorno importante per noi oggi. Perché la nostra Bernice ha compiuto i suoi 10 anni. Vero Pippo? Tu cosa dici? Lui li fa ad agosto. Sì. Fa 10 anni. Però questo. per lui 10 anni è niente. E niente. Vivono fino a 50-60 anni. Pensa che diversità che c'è. Il cane a 10 anni, poi Bernice. Vabbè, la sua razza, perché è un po' una razza. Beh, però 10 anni per i cani in generale, cioè sì, è già un... anche un meticcio che vivono a 15-16 anni, 10 sono già 10 sì. Comunque. Bravo. Confronto 10 e poi arrivare a 50-60. Non mi devi mordere. Pippo Non 10... hai più fatto Pippo Show, Pippo 10 è un bimbo. È un bimbo, ancora più bambino lui. Ancora il problema è che questo è un bimbo a vita. A vita. Sì, che sei un bimbo a vita. È vero? Monello. Ora mangiamo un fruttino e ci rilassiamo un po' e magari guardiamo un film o qualcosa, vediamo. Cosa ne pensi? Non è che c'ho sta più motta lì attaccata. Ecco. Mondo, buongiorno. A parte le ventilazioni per la condensa di là dietro, che in tanti mi avete sconsigliato di metterci la schiuma perché aumento, quindi non ho più fatto niente, ma ho comprato degli altri cosi di poliri qua, neopreme, Armaflex qua, come cavolo si chiamano, sti affari che permettono di non bagnarsi. Infatti qua non si sta più bagnando, che faceva la condensa, e li andrò a mettere laggiù. Li ho appena ordinati. E nel mentre, se avete visto il letto che è da fare, abbiamo le lenzuola qua. Dove sono? Qua dietro. Qua. E abbiamo attaccato la prima lavatrice di roba. Oggi faremo 2 lavatrici. La roba che c'era normale e le lenzuola. Ed ora la lavatrice sta consumando 1800-1900 watt perché sta scaldando l'acqua. Ma abbiamo fatto 2 conti. La scalda per poco tempo, anche perché deve scaldare poco acqua, quindi calcoliamo che faccia circa... Un pochino la scalda, nel senso, però ci sta. Vabbè, deve scaldarla perché sennò la lava a freddo. Però l'altra volta avevamo fatto la prima volta quel lavaggio a freddo praticamente. Sì, però non va tanto bene perché non si scioglieva neanche la cosa di sapone. Con questo invece ci siamo accorti che è il programma migliore. 30 minuti, consuma meno acqua possibile, centrifuga 1200, quindi la strizza parecchio. E calcoliamo che lui ora per 1800 watt va per un quarto d'ora. Stavo dicendo, prendo la calcolatrice in mano, 1800, facciamo 1900 watt, sarebbero 148 ampere per un'ora di consumo. Ma visto che lei consuma per 15 minuti, se noi lo dividiamo per 4 questi 148 ampere, avremo un consumo ogni quarto d'ora di 37 ampere. Facciamo 50 ampere perché magari sono 23-24 minuti o mezz'ora. Facciamo 148 diviso 2. Se fosse che va per mezz'ora, o meglio, calcoliamo che nella mezz'ora c'è sia il consumo del riscaldamento dell'acqua più della centrifuga e tutto quello che è. La nostra lavatrice consuma 74 ampere per fare un ciclo completo di lavaggio. 74 ampere che in un'ora di sole l'abbiamo già ricaricati, quindi ci sta senza problemi. In un'ora di sole quando c'è la giornata bella, se ci sono giornate brutte ci vorrà un po' di più, però
diciamo che ci siamo senza problemi. Top. Poi tanto se è brutto che piove non la puoi lavare, perché dove la stendi che non avendo l'asciugatrice, per il momento stiamo testando così, non riesci, cioè la lavi e la stendi fuori con la pioggia che c'è l'umido, anche se la copri con il telo rimane bagnata, non si asciuga la roba, quindi è inutile farla quando il tempo è brutto. Ora andiamo in garage, andiamo da Gigetto in garage a montare il nuovo armadietto e a finire di sistemare le ultime cosine che ci mancano. Prima andiamo in bagno, ci facciamo faccia, denti, poi facciamo caffettino e poi ci mettiamo all'opera, anche perché sono che ci siamo svegliati presto. Siamo andati a dormire. Minigno. Ci siamo svegliati un po' prima. Siamo andati a dormire come le galline ieri sera, che sono già le 9:40 comunque che abbiamo iniziato a fare cose. Dove vai? Dove vai, puledrino? Dove vai? Io questo codino te lo stacco, devi fare un po' di Pippo Show, non l'hai più fatto. Vado a combinare qualcuno, vado. Dove vuoi che vado? Diglielo un po', vado a combinarne qualcuna, perché io bravo mica posso stare. No, ti spettino tutto, ti spettino. Ti spettino tutto, ti spettino. Ti prendo questo pancino qua. Ti prendo questo pancino qua. Niente. Facciamo un buon caffettino a Angelo, che tanto di no non me lo dice. Gli portiamo il caffettino e andiamo a vedere a che punto è di questo mobile. Sì! Di questo garage. Cosa sta combinando? Andiamo a tenerlo sotto controllo. Che cosa, Minino? E che passa, Minini? Andiamo a portare il caffè a Pappi, amore. Vado a portare il caffè a Pappi, Arrivo, va bene? Arriva, la mamma. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa combina. Mi scusi? Caffettino pronto. Non lo vuoi? Io che dico di no al caffè è impossibile. Ok. Se un giorno dovessi dire no al caffè, nell'armadio c'è un'arma, una K47, usala. Ok. Era diversa nel film la battuta, però io... Vabbè, la tua di battuta. Se ti dico di no al caffè. Ma che bel lavoretto, Armadietto. L'altro armadietto messo, abbiamo ancorato anche al camper. Al camper. Vabbè, al carretto. C'ha 1, 2, 3 barra 4 ripiani. Qui faremo magazzino. Se riusciamo, qua volevo lasciare libero per la bici. Bisogna vedere quando mettiamo sulla bici come rimangono gli spazi. Vabbè, vediamo. Devo appendere ancora anche la scala, devo trovare il modo di ancorarla. Vabbè, lì insieme alle sedie, no? No, perché le sedie le usiamo poco e niente. No. Lì La scala? No. Non so se ci sta. No. Se non la lascio giù, vedo ora un attimino. Vediamo. Bisogna fare il punto, però più roba c'ho bloccata in modo che quando devo usarlo entro e uso, non devo spostare, fare. Sì, beh, se no diventa un... No, se no diventa un lavoro. Deve rimanere il più tutto fisso possibile per l'utilizzo immediato. Bene. Ora sto facendo la parte elettrica, ho messo una scatola di derivazione là, dove arrivo diciamo con la linea principale 220, là dietro c'ho la giabbatta con i caricabatterie, qui nel modulo ci andremo a mettere, questo qua sarà così, ci avrò un asciugo anche qua, così almeno c'ho una presa in più lì, e poi dovrò mettere lo stesso una ciabattina, qualcosa, forse qua ora vedo come situarla, perché per lasciare il compressore attaccato o uso questa, devo vedere. Ora intanto facciamo questo e poi vediamo. Ragazzi, siamo giunti al termine del carretto, non c'è più niente nel camper da mettere dentro al rimorchio. Questo è il suo setup finale, manca solo per ancorare la scala e le sedie, che qua ci manca la terza, ma ho già pensato da mettere lì e lì sotto una corda elastica, così rimangono bloccate lì. E se ci sta anche la scala, ma non credo, se no la scala la sdraio per terra perché tanto è quella che utilizzo sempre di più. La cassettiera attrezzi lì che blocca anche i cassetti, e qua ci andrà la o le bici. Ora vediamo come si evolve la situazione. Che ne dite? Banchetto da lavoro pulito. Beh, ora c'è ancora da togliere queste cose qua che è roba che ho appoggiato ora. Questo che bisogna fare un lavoretto dentro con questo bianco per il fetto del legno da sopra, però ci siamo. Piantino elettrico fatto.
presa smart per il compressore, che se mi serve tipo Alexa spegni il compressore, lui lo spegne, e se mi serve per gonfiare i soffietti glielo faccio accendere e c'ho l'aria che mi arriva di là in cabina. Un asciugo in più lì perché se no rimaneva vuoto, una lì che ci metterò un adattatore USB, magari ne prendo uno doppio perché quando sono qua magari mi serve per caricare la cassa piuttosto che il telefono, quindi mi servono 2 USB. Avevo trovato quella ciabatta bella da 8 più 2 USB, però vedete c'avevo questa di recupero, quella di recupero, ce n'ho altre 2 o 3 di recupero. Sarebbe stato un peccato spendere 30 euro quando avevamo tutta questa roba da far andare già operativa. Lì gli metto solo un adattatore che dovrei già averlo di quelli USB, se no ne prendo uno come quello che abbiamo in mansarda che ha due tipo C e un USB, però qua mi servirà con 2 USB perché tanto la cassa è JBL e qui ci metto un cavetto dell'iPhone, ne prendo e dovrei già averne uno in più, quindi la prendo con 2 USB, così almeno posso sempre caricarmi i miei apparecchi anche USB. Buona, ora penso che andiamo a mangiare. Jessica diceva di metterci una gomma, però pesano parecchio, non lo so se mettercelo o no, vediamo. Se la trovo sottile che non pesa tanto magari ce la mettiamo. Qua dentro abbiamo riempito anche lui, sembrano un po' sbilanciati i pesi, può darsi che di qua abbiamo un po' più peso, ma mettendo poi anche di qua altri 50 kg di bici più o meno andiamo a compensare secondo me. Installata anche la telecamera che punta sulla porta. Ora devo ordinare ancora un sensore perché non ce n'ho, delle finestre da mettere nella porta anche quello, anzi vado a fare questo, ordino il sensore della tappo per la finestra, così per la porta, così ce l'abbiamo. E poi può darsi che ci metto anche quello con la sirena, vediamo, quello me lo studio. Più sicurezza c'è meglio è. Buona, quindi terminato il carrettino, andiamo a vedere Jessica cosa ci ha preparato di pranzo. Allora, ora tutti i giorni patate e carote bollite. Le hai fatte un giorno, erano buone, ora finché non ce ne andiamo alla nausea. No, E nuggets di pollo. Ho aggiunto anche il cipolla. Vabbè, perché a me tanto mi fa un po'. Ti sistema lo stomaco. Non è che ce l'ho proprio sistemato. Ma ci vuole un miracolo lì, mi sa. No, quello è per il cervello. Lo stomaco. Vabbè, buon appetito a tutti allora, dai. Buon appetito. Pranzo fatto tutto. Io ho fatto il test di caricare le bici. Devo capire come legarle sinceramente, perché mi sa che ci vogliono, non lo so come bloccarle sinceramente, sicuramente con delle cinghie o qualcosa, però devo capirlo. Ora ne approfitto già che l'ho tirate giù perché la mia è tutta zozza e andiamo all'autolavaggio che c'è qua dietro a darci una lavata, così almeno sono pulite, in ordine, non sono piene di fango che l'avevamo usate. Ci stanno tutte e due, senza problemi, quindi possiamo anche valutare se troviamo l'acquirente rapido senza che, ok, se no vediamo, no? Perché alla fine con 2 se giri che fai ti è comodo. Vediamo com'è. Ora andiamo a lavarle. Buona, partiamo alla van scoperta con le biciclettine, è già una bella giornata, prendiamo un po' d'aria e via.